Quindi buongiorno a tutti da Marco Guglielmin. Oggi io rappresento la Cadline Software, distributore per l'Italia del software Arcline XP. In questo webinar oggi parleremo di Beam Leader. Beam Leader è una piattaforma cloud pensata per la collaborazione in standard Beam tra team di progetto. Passiamo pure alla condivisione del monitor. Eccoci qua. Dunque, cos'è questa piattaforma? Questa piattaforma è sostanzialmente un nuovo prodotto di Cadline Software, è un prodotto completamente web, quindi non richiede di installare nulla, semplicemente ci si accede attraverso un normale browser e da qualsiasi dispositivo. Beam Leader diciamo che può essere utilizzato in varie fasi del lavoro, a partire dalla fase di coordinamento, revisione della progettazione e anche nelle fasi successive, e serve appunto per comunicare, per condividere le informazioni con altri attori eh, diciamo del ciclo di progettazione, in modo da poter portare, coordinare, quindi anticipare eventuali criticità rispetto a quelle che possono essere problematiche che poi si possono ritrovare in cantiere durante l'esecuzione dei lavori. È tutta basata su standard BIM, quindi è una piattaforma che sostanzialmente permette di gestire modelli BIM in formato IFC e centralizzare su di essa la comunicazione e il coordinamento delle attività, tutto seguendo determinati standard. La piattaforma è un prodotto giovane, diciamo è un prodotto che ad oggi non è ancora disponibile sul mercato, verrà rilasciato insieme ad Arcline XP 2022, quindi nella prossima primavera, e mette a disposizione dei moduli, quindi diciamo che è una piattaforma modulare. Il primo modulo è il viewer, chiaramente il viewer è alla base del prodotto, è un visualizzatore di file AFC, un visualizzatore di file AFC su web, quindi si rivolge a chiunque abbia la necessità di visualizzare un file in formato AFC e quindi poterlo caricare sempre senza installare nessun software, quindi portarlo fuori sede, visualizzarlo da un tablet, o diciamo da un computer in cui non ho installato nessun software di modellazione. Ecco, quindi il viewer è la prima componente. La seconda componente che è a disposizione invece è Beam Leader BCF. BCF è l'acronimo di Beam Collaboration Format, è uno standard Building Smart ed è uno standard che regola la comunicazione basate su formato IFC. Sostanzialmente prevede uno schema con cui identificare tutte le criticità, codificarle in modo corretto e gestirne quello che è il task e l'avanzamento. Il tutto con un sistema di codifica standard che permette per esempio anche di interfacciarsi con utilizzatori di altre piattaforme web o altri software che possano gestire diciamo, la reportistica con questo tipo di standard. Bene, vediamo come funziona. La piattaforma, anche se in anteprima possiamo già mostrare, simuliamo adesso un po' di accessi, un po' di login. Basta fare una semplice iscrizione e poi entrare con un username, una password e al primo accesso si entra e ci si trova all'interno della sezione profilo utente. Adesso in questa sessione di oggi simuleremo la presenza di un architetto, un ingegnere e un'altra figura, ingegnere o chi per esso, che può effettuare invece la progettazione impiantistica. La pagina profilo vedete che già fa intravedere che saranno proposti diversi piani. Quello che stiamo vedendo ora potrebbe anche subire delle variazioni nei prossimi mesi. Si tratta diciamo dell'idea che al momento abbiamo come impostazione, non è detto che sia definitiva. Ad ogni modo è presente un piano free, un piano basic e un piano advanced. Free perché sì, diciamo che Beam Leader viene diciamo, offerto come soluzione gratuita per tutti coloro che hanno semplicemente esigenza di visualizzare un file, quindi può essere per esempio
l'account che si condivide al committente, al quale poi si condivide il progetto e gli si fa visualizzare il modello. È l'account che può essere consegnato, rivolto ai collaboratori del progettista, in modo da dire sì, tu sei mio collega, caricami qui il tuo modello che poi ci penso io ad analizzarlo e fare le mie verifiche. E diciamo più in generale a chiunque possa avere l'esigenza appunto di visualizzare un modello AFC nel web. La piattaforma diciamo che si rivolge in modo diretto, come ho detto prima, al progettista, quindi l'account basic è un account che tra l'altro riceveranno tutti i clienti Arcline XP con regolare contratto di manutenzione, ne riceveranno l'accesso per tutto il 2022, metterà a disposizione 5 giga di spazio per ospitare i propri modelli ed è appunto l'account con tutte le funzionalità estese per coordinare la progettazione, quindi tipicamente si rivolge al progettista o anche semplicemente al BIM coordinator, BIM manager, quindi non necessariamente a chi svolge proprio l'attività di preparazione dei modelli, ma anche solo chi svolge attività di coordinamento, quindi vuole controllare che la progettazione multidisciplinare, ecco, segua un corretto flusso e rispetti determinate logiche e criteri. La piattaforma chiaramente sarà in continua espansione. Ad oggi non sono previste altre funzionalità oltre a quelle che vi ho appena descritto, tuttavia per chi può avere esigenze magari di più storage, di più spazio o diciamo per in futuro, quando l'applicazione avrà molti altri plugin a disposizione, è già previsto un account premium che possa sbloccare tutte le funzionalità. Bene. Cominciamo a simulare un po' il flusso di lavoro. Adesso siamo all'interno dell'account, no, dell'architetto Luca Verdi, creiamo questi nomi e vediamo che l'applicazione per prima cosa gestisce progetti, quindi il progetto è il contenitore base. È possibile assegnare un nome, è in previsione anche tutto un sistema di denominazione e di codifica dei vari elementi e contenitori di progetto. Per il momento diamo semplicemente un nome e assegniamo una descrizione. Entriamo all'interno di un progetto. All'interno del progetto possiamo ospitare invece due cose, modelli e BCF. Partiamo dai modelli, e BCF torneremo dopo. Per caricare un modello è possibile scegliere Upload Model. Il modello è un contenitore informativo, quindi assume un nome e, che può essere codificato o meno come modello architettonico e all'interno di questo contenitore poi l'effettivo file IFC. Quindi si può selezionare un file, effettuarne l'upload, la piattaforma se lo carica su se stessa, la piattaforma genera una visualizzazione, vedete adesso è stato caricato in piattaforma, poi con un processo completamente parallelo l'applicazione lo genera e lo rende fruibile per web, quindi da un modello che può essere anche molto pesante in FC ne avremo una visualizzazione molto fluida e leggera all'interno del web. La piattaforma gestisce il revisioning, significa che all'interno di essa si può centralizzare tutto lo storico dei modelli e quindi se carico sempre qui all'interno i miei modelli sono sicuro che metto a disposizione di tutti i miei collaboratori sempre l'ultima versione del file. Quindi se voglio caricare una nuova revisione, vedete il nome del modello rimane lo stesso, quindi non rischio anche di avere una cozzaglia di file copia di copia underscore 2, ma gli do dei nomi ben precisi e ben ordinati. La piattaforma diciamo che mi guida un po' in questo. Bene. Quindi abbiamo detto gestione di modelli e gestione di revisioning di modello. All'interno di un progetto è possibile confezionare, creare un team di lavoro. È possibile invitare altri colleghi semplicemente inserendo il proprio account email. Quindi si può digitare un indirizzo mail e si può aggiungere con un criterio ormai standard in questo ambito altri collaboratori al progetto. Se il collaboratore non ha
ancora un accesso a Beam Leader, non è un problema, riceverà una mail attraverso la quale iscriversi, e quindi basterà per lui fare una semplice registrazione, si crea un nome e una password sostanzialmente e potrà accedere con un account gratuito. Ecco, mettendo il flag su invia notifica, l'utente verrà notificato della richiesta di collaborazione. Bene, facciamo una piccola parentesi e diamo un'occhiata al primo applicativo, quindi il viewer. Quando apro un modello, il programma mi apre un'applicazione chiamata Beam Leader Viewer e tale applicazione permette appunto di visualizzare un modello AFC. Il modello AFC diciamo che può essere visualizzato in vari modi, c'è una gerarchia sulla sinistra, c'è un menu che permette di vedere per oggetti, quindi ripercorrendo le classi AFC, c'è una gerarchia per tipologia di entità, quindi tutte le porte, tutte le colonne, per piano architettonico, quindi seguendo quella che è la struttura edificio, e vedete che con la spunta posso attivare o disattivare la visualizzazione di determinate componenti. Ovviamente ci sono tutte le funzionalità di rotazione, di zooming, e faccio notare che siamo all'interno del web, non siamo all'interno di un software, ecco, di modellazione. Il programma può gestire una vista sia 2D sia 3D. La vista 2D è sostanzialmente una vista dall'alto filtrata, che può essere comoda ad esempio per intervenire con delle funzionalità di interrogazione o di misurazione. Molte volte la misura, cioè avere sempre con sé la misura o un'informazione particolare del progetto, è una cosa comunque che ha il suo valore, perché pensate come sia altrimenti sempre obbligato a ricordarmi di portare con me degli elaborati o accedere comunque al progetto per fare una quota. Ecco, il progetto ce l'abbiamo sempre con noi, perché una volta che è in web basta disporre di una connessione ad internet, di un browser, e ho tutte le informazioni sempre con me. Come dicevo prima, è possibile interrogare gli oggetti, quindi determinare tutte le proprietà standard AFC e consultarle direttamente da una barra laterale. Stiamo vedendo le proprietà di un muro, di un solaio. Ecco qua. Non è rilevante il software con cui viene creato il modello, quello che è importante è rispettare, è che sia, scusate, in formato AFC, che è un formato standard. Tornando nella vista tridimensionale, andiamo ad esplorare anche altre funzionalità che potrebbero tornare utili in ambito di gestione del modello, di visualizzazione del modello. Una di queste è la funzionalità per i piani di taglio. È possibile creare delle sezioni, sostanzialmente ci si ancora ad una facciata della vista, il modello può essere tagliato, e un taglio molto spesso è quello che mi permette di esaminare in profondità una determinata criticità, un determinato dettaglio. Questo unito poi al filtering della vista, in questo caso potremmo andare ad esaminare, non so, gli spazi sottotetto, o comunque diciamo che il viewer mi permette di vedere, ok? Questa è l'essenza. Poi l'uso che ne faccio è chiaramente sempre a discrezione dello scopo anche. Bene, con la casetta si torna sempre nella prospettiva principale. Potremmo aggiungere altri comandi, come per esempio la vista raggi X, o il cambio insomma di modalità di rappresentazione, però in caso li vediamo successivamente. Ok, tornando indietro, nel frattempo il nostro ingegner Mario Rossi ha ricevuto la mail di invito, questo ne è un esempio, e cercheremo di simulare adesso, con la presenza di più browser, il lavoro simultaneo di un'altra figura, quindi questo famoso ingegner Mario Rossi, che si occuperà della parte strutturale e che accede mediante un account gratuito. Una volta che fa il suo accesso si trova già condiviso il progetto è condiviso, viene raffigurato da questa icona delle persone, non occupa spazio all'interno del suo account, però può accedere ed effettuare le operazioni per cui ha i permessi. Sostanzialmente quello che farà sarà scaricarsi il modello architettonico, perché in un processo BIM di collaborazione
l'architettura viene fornita a chi poi deve occuparsi della parte strutturale come input grafico e attraverso vari software, diciamo, BIM compliant, potrà realizzare l'ingegnere il suo modello strutturale. Una volta che l'ha realizzato, andrà anche lui a contribuire al progetto e quindi andrà a caricare con un upload, come abbiamo visto prima, il modello AFC relativo alla parte strutturale. E questo, diciamo, è un approccio. Quindi, indipendentemente dal software di modellazione che si utilizza, notate come appena si finisce l'upload, subito l'architetto, lo si vede dalla scheda sotto, è stato informato e vede in tempo reale, non serve nemmeno fare un refresh del browser, vede il modello nella sua scheda. Adesso invece ipotizziamo di lavorare con un altro approccio. Arcline, chiaramente, il nostro prodotto, è il primo che ha un'integrazione diretta con la piattaforma, quindi è disponibile un modulo chiamato BIM Leader Sync, attraverso il quale dall'interno del proprio software di modellazione, in questo caso Arcline, è possibile accedere alla piattaforma. Ci si logga come prima, si vedono le informazioni del proprio account. Questo applicativo è molto semplice, ha un'impostazione per definire la cartella di sincronizzazione dei file, quella locale, una funzione per la sincronizzazione che però viene richiamata dall'interno del software di modellazione, Arcline ovviamente, e la lista delle attività per essere comunque sempre notificato di quello che succede all'interno della piattaforma. Come funziona la cosa? Allora, dalla piattaforma potrei scaricare, quindi con le funzioni download posso aprire il modello AFC oppure collegare un modello AFC. In questo caso stiamo andando a caricarci il modello architettonico perché sarà la traccia anche per la definizione degli impianti. Questo si integra completamente nei processi di funzionamento di Arcline, che comunque è un software authoring AFC. In questo caso stiamo usando la funzione collega, quindi il file architettonico viene inserito come un layer bloccato, chiaramente mantenendo tutte le proprietà del file FC, tra cui la sua localizzazione, il suo orientamento, e grazie a una funzione di Arcline che, diciamo, prevede la possibilità di suddividere l'ambiente di lavoro per discipline, possiamo adesso approcciare a quello che è la realizzazione di un modello impianti mantenendo opportunamente separata la parte architettonica ma usandola come riferimento. Al primo oggetto che vado ad inserire che riguarda la disciplina impianti, vediamo che la vista si adegua e vedremo anche che proprio tutto il progetto viene gestito con anche una struttura piani, la vediamo sulla destra, adattata allo scopo. Ovviamente questo non è il webinar in cui si parla di impianti, quindi continueremo diciamo in un'altra sessione a parlare di questo argomento. Ipotizziamo quindi adesso che la modellazione della parte impiantistica sia completata e il modello impianti è uno dei modelli che chiaramente va caricato in piattaforma, quindi posso fare anche l'upload come il download direttamente dal mio sync, quindi mi sincronizzo sui miei progetti. Se c'è già un modello ne aggiungo una revisione oppure creo un nuovo modello, anche in questo caso ci assegno una denominazione, ne faccio l'upload e quanto abbiamo visto in precedenza viene stavolta gestito tramite l'applicazione di sincronizzazione. Bene, quindi i nostri modelli sono tutti caricati, ci diamo un'occhiata, quindi se voglio visualizzarlo dal viewer vedo ecco lo stesso modello che avevo precedentemente realizzato anche presente all'interno della piattaforma, quindi chiaramente con accesso a tutti i suoi dati, le sue informazioni. Ora, siamo di nuovo all'interno dell'ambiente del nostro architetto Luca Verdi che ha questo ingrato compito di controllare che tutta la progettazione e la modellazione avvenga in modo congruo. Introduciamo l'argomento BCF adesso, quindi cos'è un BCF?
ok? E perché ci può servire? BCF è uno standard, sta per Beam Collaboration Format, è uno standard Building Smart, è un formato sostanzialmente che permette di contenere diciamo, criticità, commenti, tutto quello che può riguardare uno scambio di informazioni circa una commessa. Facciamo prima un passo indietro però, perché tra le funzioni del viewer c'è anche la federazione. Quindi se noi adesso selezioniamo più modelli insieme, vediamo che è possibile con questa icona qui caricare il viewer in modalità federata, quindi aprire più progetti insieme. Qua. Abbiamo il nostro viewer aperto, è molto simile a prima, la differenza è che stiamo vedendo più modelli e a livello di organizzazione dei menu a sinistra vedete che posso gestirli tutti e tre. Da qui comincia il lavoro, quindi il coordinatore comincia a fare le sue analisi, si filtra il modello, eh, nasconde un piano, mette a raggi X un altro e comincia a esplorare la soluzione unita, quindi andando a controllare l'unione, no, delle diverse discipline. Tra le operazioni tipiche che si fanno in questa fase ci sono operazioni di controllo, per esempio sui nomi. Ecco, in questo caso vediamo che il modello non è stato codificato, non ci sono type, non ci sono le quantities, quindi i parametri. Ecco, questo renderà per esempio difficile operazioni di checking, di controllo automatico, e quindi diciamo che subito tra le prime cose che si nota nel modello strutturale c'è un'incongruenza nell'aspetto informativo del modello. Poi, sempre esplorando il file, troviamo anche delle problematiche di natura geometrica che probabilmente è bene risolvere prima di procedere, e vediamo quindi come la parte impiantistica in realtà vada a collidere con determinate componenti strutturali che molto probabilmente non è opportuno spostare, e quindi è il caso di diciamo, lanciare dei warning, degli avvisi ai miei colleghi in modo che possano provvedere a sistemare. Come si può fare questo? Si può fare con i BCF, quindi direttamente dal viewer possiamo salvare un BCF. Un BCF quindi è un altro contenitore, solo che cosa contiene? Varie cose, adesso le vedremo. Diamo un nome a questo BCF, qua poi l'uso che ogni utente ne fa è a propria discrezione, può essere il risultato di una riunione, può essere un risultato di una verifica che faccio da solo, veramente poi è flessibile la cosa. Ciò che conta è che il BCF ha la sua applicazione per essere aperto, perché posso sia ragionare sì con il viewer, ma allo stesso tempo ho bisogno di un contenitore che mi strutturi in modo ordinato le cose, quindi il BCF per prima cosa contiene topic. Questo è proprio la struttura building smart del BCF. Il topic a sua volta ha tutta una serie di campi. Vedete quanto sono ben definiti, quindi c'è un titolo, c'è una descrizione, c'è uno stato, c'è una tipologia, una fase. Lavorare con informazioni così codificate ci consente di essere anche compatibili con eventuali altri collaboratori che magari adottano piattaforme o sistemi differenti. Quindi, diciamo, seguiamo la proposta dell'applicazione, andiamo a codificare la criticità secondo le proprie regole, la assegniamo all'ingegner Mario Rossi perché questa è una criticità legata a un'incongruenza sul modello strutturale e ce la troviamo elencata. Quindi topic, o meglio BCF, topic, informazioni del topic. Dentro al topic è possibile aggiungere dei commenti. La nostra scelta è stata quella di realizzare i commenti in modalità chat, quindi andare a salvare all'interno del BCF e che BCF diventi anche una sorta di piattaforma di comunicazione. Pensate queste cose gestite con tante diverse piattaforme di messaggistica o di email, in cui magari si risponde a una mail, ma in realtà la domanda era stata mandata tramite WhatsApp oppure tramite Skype. Ecco, lavorare con questo metodo di lavoro significa centralizzare all'interno di un unico ambiente tutta la comunicazione legata ad una specifica criticità.
Andiamo avanti, creiamo un altro topic relativo invece ad criticità di natura meccanico-impiantistica e strutturale. La assegniamo a chi ha realizzato la parte impianti e quindi via così. Quindi diciamo che un BCF, avete capito, è un contenitore di errori, richieste, commenti. Ecco, la cosa interessante è che tutti questi poi vengono tracciati, quindi ne viene mantenuta una storicità e si può vedere quali sono aperti, quali sono chiusi, quali sono assegnati a me. Bene, il BCF può avere anche un altro sottonodo, oltre ai commenti, che sono le viewpoint. Le viewpoint sono delle immagini, quindi delle immagini, nella loro forma elementare sono delle immagini che mi supportano a vedere la criticità. E questa cosa qui chiaramente noi la possiamo fare tramite il viewer, quindi abbiamo il nostro modello, abbiamo il nostro viewer, ne facciamo un ferma immagine e realizziamo la viewpoint. Vedete che quindi BCF è un qualcosa che ha la sua applicazione, la sua gestione, ma poi si integra anche all'interno delle singole app. BCF potrebbe integrarsi anche all'interno di un'app per scrittura, in cui si vanno semplicemente a commentare i dati di una relazione. Quindi diciamo che il principio è questo. Nel caso di Beam Leader non è una semplice immagine perché muovendosi poi tra le viewpoint, il programma mi riporta lo stato, mi porta l'inquadratura, ma anche lo stato degli oggetti, come ad esempio la selezione piuttosto che i filtri applicati. Qui vediamo le viewpoint in formato elenco, quindi all'interno del topic, e adesso proviamo a immaginare che chi riceve, diciamo, le notifiche circa queste criticità operi, vediamo come opera. Quindi partiamo dall'ingegnere che si è occupato della parte strutturale, ha ricevuto la notifica, attenzione, ci sono delle criticità, comincia, apre il BCF, vede nell'elenco solo quelle cose relative a lui, controlla. Ok, in questo caso ci sono solo dei commenti, prende atto degli errori che sono avvenuti e risponde, quindi conferma di aver vista una problematica e che provvederà a risolverla. Ecco, poi quando l'avrà risolta contrassegnerà questo topic come risolto e quindi il coordinatore, l'architetto Verdi, tornerà a controllare e magari rifarà una nuova verifica. Ecco. Simuliamo anche l'impiantista, quindi ecco qua, scusate se lavoriamo con browser diversi, ma è per simulare la presenza simultanea di più attori. Ecco, si entra quindi in questo topic, vediamo che a supporto di questo topic ci sono delle immagini, perché chiaramente trattandosi di problemi geometrici è stato più esplicativo. Bene, da questa lista ritorno ad aprire il viewer, quindi il viewer a servizio in questo caso, vedete subito nel mostrarmi la problematica o le problematiche. Ecco, quindi in questo caso quindi molto probabilmente tornerà più comodo lavorare direttamente da qui. Poi il fatto che sia stata fatta un unico topic con più viste è una scelta, potrebbe essere fatta, non so, che per ogni viewpoint si fa un topic dedicato così da risolverle puntualmente, però questo comunque è a discrezione di chi struttura il BCF. Bene, grazie, vi ringrazio per l'attenzione. Quello che abbiamo visto era l'anteprima di un nuovo prodotto, appunto Beam Leader, che rilasceremo presto sul mercato. Spero che vi sia piaciuta. Forse è una cosa un po' diversa dal solito, è un po' diversa dal Climb, ma come vedete si integra perfettamente e comunque completa quello che è l'insieme dei tool, delle funzionalità che il progettista, insomma, secondo noi al giorno d'oggi può aver bisogno. Grazie a tutti per l'attenzione e ci rivediamo al prossimo webinar. Nel frattempo, buon proseguimento di Fiera Virtuale.